Mi chiamo Martina e sono sposata con Paolo, un uomo più grande di me. All'inizio la nostra vita insieme era perfetta. Ci siamo sposati giovani, avevamo dei sogni e abbiamo costruito una famiglia. Abbiamo 2 figli, Anna, 18 anni, e Luca, 16. Ma dopo qualche anno le cose sono cambiate. Paolo è diventato distante e non mi parla più come prima. La nostra vita insieme non è più la stessa e io mi sento sola. Un giorno inizio a sospettare qualcosa. Decido di seguirlo per capire cosa sta succedendo. Lo vedo entrare in un bar con una donna che non conosco. Da dove sono nascosta, li vedo parlare e ridere insieme. Capisco che sono più che amici. Non c'è più alcun dubbio. Mi tradisce. Quando mi vede prova a giustificarsi, come sempre, dicendo che è solo un'amicizia, ma io so che non è così. Non so cosa fare. Abbiamo 2 figli, Anna e Luca, e io non lavoro. Paolo è quello che ci mantiene. Come posso andarmene senza un soldo? Ma non posso nemmeno continuare a vivere così. I giorni passano e io cerco di non pensarci. Parlo con le mie amiche. Non so cosa fare, dico loro, con gli occhi pieni di lacrime. Loro mi consigliano di parlare con Paolo, di chiarire la situazione, ma io sono stanca. Ora non so più cosa dirgli. Un giorno mia figlia Anna vuole parlarmi. Mamma, cosa sta succedendo? Mi chiede preoccupata. Le dico che è una situazione difficile, ma che non voglio che si preoccupi. Papà ti ama, ma per me non è facile, le dico. Anna non capisce, ma mi dice che mi vuole bene. Alla fine decido di parlare con Paolo. So che tu hai un'altra e io non posso più andare avanti così, gli dico. Lui mi guarda e mi dice: Non è così semplice, Martina, ma non cambierà nulla. Questo è ciò che sono. Mi sento persa. Non so se restare o andare via. Da quel momento viviamo insieme, ma ci parliamo poco, condividendo solo la casa e i figli. Non voglio più fingere di essere una famiglia felice. Vorrei chiedere il divorzio per finire questa relazione che mi fa solo soffrire. Un giorno una mia amica, Michela, mi invita a fare una vacanza con lei. Accetto subito. Partiamo per una settimana al mare. Paolo e i ragazzi possono stare un po' senza di me. Quando arrivo in Grecia mi sento libera. Decido di fare cose che non ho mai fatto, come imparare a giocare a tennis e fare yoga. Mi sento una persona nuova. Una sera incontro un ragazzo dell'animazione, Alessandro. È giovane e mi fa sentire di nuovo viva. Non voglio tradire Paolo per vendetta, ma ho bisogno di sentirmi di nuovo donna. Alla fine passo la notte con Alessandro, facendo l'amore in spiaggia, e mi sento bene, mi sento me stessa. Quando torno a casa parlo con i miei figli. Papà e io non stiamo più insieme, dico loro. Non è colpa vostra, ma non posso più vivere così. Finalmente mi capiscono e mi dicono che mi vogliono bene lo stesso. Poi parlo con Paolo e gli chiedo il divorzio. Lui si arrabbia tanto e cerca di convincermi a restare, ma poi si ferma. Abbassa la testa e all'improvviso
comincia a piangere. Mi dispiace, dice, non volevo farti soffrire. Per un attimo sembra il ragazzo che ho sposato, ma so che è la cosa giusta per me. Adesso è davvero finita. Ora voglio vivere la mia vita, senza più tradimenti e senza più paura. Voglio essere felice, per me e per i miei figli. Quiz sulla comprensione. 1. Cosa sospetta Martina riguardo Paolo? A. Che Paolo è malato. B. Che Paolo ha un'altra donna. C. Che Paolo passa troppo tempo al lavoro. La risposta esatta è la B. Martina inizia a sospettare qualcosa perché Paolo è diventato distante e non le parla più come prima. Decide di seguirlo e lo vede entrare in un bar con una donna che non conosce. Parlano e ridono insieme. Capisce che sono più che amici. 2. Come si sente Martina quando scopre che Paolo la tradisce? A. Indifferente e tranquilla. B. Felice e sollevata. C. Confusa e senza sapere cosa fare. La risposta esatta è la C. Martina non sa cosa fare. Hanno 2 figli, Anna e Luca, e lei non lavora. Paolo è quello che li mantiene. Come può andarsene senza un soldo? Ma non può nemmeno continuare a vivere così. Lei è stanca e ora non sa più cosa dirgli. 3. Cosa dice Paolo a Martina quando lei gli dice che non può più andare avanti così? A. Ti amo ancora, non voglio perderti. B. Non cambierà nulla, questo è ciò che sono. C. È colpa tua, non posso fare nulla. La risposta esatta è la B. Paolo la guarda e le dice: non è così semplice, Martina, ma non cambierà nulla. Questo è ciò che sono. 4. Dove va Martina per sentirsi meglio e ritrovare se stessa? A. In Grecia con una sua amica. B. A bere in un bar. C. In un centro benessere vicino a casa. La risposta esatta è la A. Un giorno una sua amica Michela la invita a fare una vacanza con lei. Martina accetta subito. Partono per una settimana al mare in Grecia. Paolo e i ragazzi possono stare un po' senza di lei. 5. Cosa succede quando Martina chiede il divorzio a Paolo? A. Paolo si arrabbia e se ne va. B. Paolo piange e si scusa. C. Paolo accetta subito senza problemi. La risposta esatta è la B. Quando Martina parla con Paolo e gli chiede il divorzio, lui si arrabbia tanto e cerca di convincerla a restare, ma poi si ferma, abbassa la testa e all'improvviso comincia a piangere. Mi dispiace, dice, non volevo farti soffrire. Leggi e ascolta la storia un'altra volta. Mi chiamo Martina e sono sposata con Paolo, un uomo più grande di me. All'inizio la nostra vita insieme era perfetta. Ci siamo sposati giovani, avevamo dei sogni e abbiamo costruito una famiglia. Abbiamo 2 figli, Anna, 18 anni, e Luca,
16. Ma dopo qualche anno le cose sono cambiate. Paolo è diventato distante e non mi parla più come prima. La nostra vita insieme non è più la stessa e io mi sento sola. Un giorno inizio a sospettare qualcosa. Decido di seguirlo per capire cosa sta succedendo. Lo vedo entrare in un bar con una donna che non conosco. Da dove sono nascosta, li vedo parlare e ridere insieme. Capisco che sono più che amici. Non c'è più alcun dubbio. Mi tradisce. Quando mi vede prova a giustificarsi, come sempre, dicendo che è solo un'amicizia, ma io so che non è così. Non so cosa fare. Abbiamo 2 figli, Anna e Luca, e io non lavoro. Paolo è quello che ci mantiene. Come posso andarmene senza un soldo? Ma non posso nemmeno continuare a vivere così. I giorni passano e io cerco di non pensarci. Parlo con le mie amiche. Non so cosa fare, dico loro, con gli occhi pieni di lacrime. Loro mi consigliano di parlare con Paolo, di chiarire la situazione, ma io sono stanca. Ora non so più cosa dirgli. Un giorno mia figlia Anna vuole parlarmi. Mamma, cosa sta succedendo? Mi chiede preoccupata. Le dico che è una situazione difficile, ma che non voglio che si preoccupi. Papà ti ama, ma per me non è facile, le dico. Anna non capisce, ma mi dice che mi vuole bene. Alla fine decido di parlare con Paolo. So che tu hai un'altra e io non posso più andare avanti così, gli dico, decisa. Lui mi guarda e mi dice: Non è così semplice, Martina, ma non cambierà nulla. Questo è ciò che sono. Mi sento persa. Non so se restare o andare via. Da quel momento viviamo insieme, ma ci parliamo poco, condividendo solo la casa e i figli. Non voglio più fingere di essere una famiglia felice. Vorrei chiedere il divorzio per finire questa relazione che mi fa solo soffrire. Un giorno una mia amica, Michela, mi invita a fare una vacanza con lei. Accetto subito. Partiamo per una settimana al mare. Paolo e i ragazzi possono stare un po' senza di me. Quando arrivo in Grecia mi sento libera. Decido di fare cose che non ho mai fatto, come imparare a giocare a tennis e fare yoga. Mi sento una persona nuova. Una sera incontro un ragazzo dell'animazione, Alessandro. È giovane e mi fa sentire di nuovo viva. Non voglio tradire Paolo per vendetta, ma ho bisogno di sentirmi di nuovo donna. Alla fine passo la notte con Alessandro, facendo l'amore in spiaggia, e mi sento bene, mi sento me stessa. Quando torno a casa parlo con i miei figli. Papà e io non stiamo più insieme, dico loro. Non è colpa vostra, ma non posso più vivere così. Finalmente mi capiscono e mi dicono che mi vogliono bene lo stesso. Poi parlo con Paolo e gli chiedo il divorzio. Lui si arrabbia tanto e cerca di convincermi a restare, ma poi si ferma. Abbassa la testa e all'improvviso comincia a piangere. Mi dispiace, dice, non volevo farti soffrire. Per un attimo sembra il ragazzo che ho sposato, ma so che è la cosa giusta per me. Adesso è davvero finita. Ora voglio vivere la mia vita,
senza più tradimenti e senza più paura. Voglio essere felice, per me e per i miei figli. Se ti piace imparare attraverso storie di vita reale, iscriviti al canale e ci vediamo presto. Ciao!